Ciao e benvenuti in questo nuovo video. Faremo una conversazione autentica in italiano sul tema degli acquisti. Noi siamo le 3 insegnanti di Colibrì, Cecilia, Chiara, Silvia. e questo video ti può essere utile per arricchire il tuo vocabolario e anche per gli esami B1 cittadinanza, perché nella prova orale spesso si parla di acquisti o shopping. Noi usiamo spesso questa parola, fare shopping. Quindi, signore, vi piace fare shopping? Shopping, se parliamo di abbigliamento, vestiti, non tanto. Non mi piace molto comprare vestiti. Faccio fatica, vado solo quando ho proprio bisogno di un capo di abbigliamento specifico, allora vado a comprare, ma non per divertirmi, ecco. E voi? A me piace fare shopping, però ogni tanto, non troppo spesso. Diciamo che, non so, tipo 1-2 volte l'anno mi può piacere andare a fare, soprattutto a curiosare nei negozi che mi piacciono di più. Sì, io ogni tanto vado a fare shopping, poi mi rendo conto che compro sempre le stesse cose, no? Ho 5 maglie nere, per cui torno a casa e dico, ma scusa, ma questa ce l'ho già, però non sono una fanatica dello shopping. Devo dire che a volte quando sono molto contenta mi piace comprarmi anche qualche cosina. Così, insomma. Quando sei contenta? Sì. Come per festeggiare Ma qualcosa? Sì, Ti fai un regalo? Dico che me lo merito. E quindi mi faccio un regalo. In passato compravo di più, adesso no, devo dire. Forse anche un po' per la casa compro, non solo abbigliamento. Per la casa mi piace anche a me curiosare in alcuni negozi. I negozi della casa sono bellissimi. Ma cosa compri? Oggetti d'arredo? Sì, o anche, non so, canovacci per la cucina, Okay. o tovaglie. Ecco, le tovaglie mi piacciono tanto. Poi abbiamo un tavolo quadrato, non si trovano mai le tovaglie quadrate, quindi è un'ottima scusa per continuare a andare nei negozi di tessuti per la casa. Anch'io ho una passione per i negozi per la casa, mi piacciono tutte, soprattutto più gli oggetti per la cucina, quello che riguarda la cucina, quindi i contenitori, gli elettrodomestici per fare qualcosa, quindi mi incuriosiscono moltissimo. Ma vai a vedere o compri anche spesso? Allora, diciamo che vado a vedere e se compro sempre cose poco costose comunque, soprattutto guardo. Ma a voi viene, non so, quasi il senso di colpa quando andate in un negozio e fate tirare fuori alla commessa maglie, magliette, vestiti, eccetera, poi non vi piace nulla e allora in quel momento dico, Dio poverina, magari compro qualcosina. Non mi viene questa. Sì, è vero. La fatica di dire di no. No, grazie. Come diciamo quando non siamo convinte di qualcosa? Ma io quando entro in un negozio e subito i commessi ovviamente dicono se la posso aiutare, io subito la prima cosa che dico è posso dare un'occhiata? Anch'io, Sì. uguale. Posso guardare? O do solo un'occhiata. Come per dire è probabile che non compro, guarda e basta. Anche per poter guardare in libertà, Esatto. senza avere qualcuno vicino che dice guardi, questo è bellissimo, come le sta bene questo? Non è vero, spesso non è vero. E invece quando volete appunto andare via senza comprare, cosa dite? Io a volte dico, ci penso e poi torno. In realtà molte volte non torno. È una bugia. È una bugia.
Allora io dipende appunto, se ho chiesto di guardare qualcosa, anch'io dico ci penso un attimo, non sono sicura e poi appunto spesso non torno nemmeno io. Invece se non ho chiesto, ho solo guardato, poi esco dal negozio, ringrazio, arrivederci, grazie. Sì, sempre basta. questo. Io invece dico, ma mi dispiace, non sono convinta. Onesta. Sì, per molti anni anch'io ho detto ci penserò, ma poi non era vero, non mi sentivo a posto. È più onesta di noi. Esatto. Hai scelto l'onestà. Sì, ci ho messo un po' di anni in più però, avete ancora tempo. Per non aver paura di essere onesta. Io invece quando entro in una libreria esco sempre con un libro, Sì, a differenza sì. dell'abbigliamento, che Mm. magari sto anche mezz'ora in un negozio, poi esco senza niente, ma se vado in libreria sempre. Anch'io. È facile comprare i libri, Sì, non lo so. sì, è vero, è vero. E poi è bello anche parlare un po' con il libraio, la libraia, non so, scambiare opinioni, chiedere consigli. Esatto. Ma invece quando andate a fare proprio shopping, abbigliamento, con chi andate? Ah, io spesso vado da sola, Mm. vado da sola. Anch'io. Anche tu? Sì, allora, da sola o in passato quando ero più giovane mi capitava di andare con qualche amica. Però ecco, non con il mio compagno perché a lui non interessa assolutamente, quindi magari io accompagno lui a fare shopping perché lui vuole un consiglio, gli fa piacere, però io quando vado ho bisogno dei miei tempi, di fare con calma, è un momento in cui mi rilasso e quindi da sola è la soluzione migliore. E tu, Silvia? Ma io in passato andavo con mio marito, ex, vi dico solo questo. Odiava venire con me a fare shopping, ma io avevo solo il sabato e quindi ero combattuta fra dover fare shopping perché dovevo comprarmi qualche cosa e stare con lui e quindi io lo portavo, sbagliatissimo. No, adesso vado a volte con piacere con mia figlia perché mi dà degli ottimi consigli, mi dice ma no mamma quello no, quello ti sta male, oppure mi dice sì dai vai, e torno a casa con delle cose che non sempre mi convincono. No, però le metto, sì, no, le metto. Io ho una cugina che è bravissima, che ha un occhio incredibile, che lei entra nei negozi e trova la cosa, il capo di abbigliamento giusto per te. È incredibile, non so come fa. È bravissima, infatti secondo me dovrebbe fare tipo la buyer assistant, quelli che ti fanno, sì no, perché è proprio perfetta, una consulente. Sì, questo è il mio sogno, entrare in un negozio e trovare una commessa che veramente sceglie i capi giusti per me, non solo perché deve vendere, ma proprio perché mi vede in un certo modo. Che bello! Vabbè, non capita mai. Ma ragazze, voi quando fate shopping vi date un budget o libertà? Sì, no, non Sì. libertà, assolutamente no, un budget e anche scelgo dei negozi che so dove posso prendere qualcosa con il mio budget e poi io spesso uso i saldi, Sì. nel senso perché in realtà non ho bisogno di niente, quindi quando se voglio comprare qualcosa che mi piace un pochino dico vabbè aspetto i saldi Sì. e così lo compro a un prezzo più Sì, quindi sei economico. attenta abbastanza al prezzo. Sì. E voi comprate anche online o no? Preferite andare nei negozi? Io pochissimo, proprio mi è capitato di comprare dei sandali da trekking perché non li trovavo nei negozi, quelli che volevo, però no, è molto raro. L'abbigliamento raramente. Compro libri o tecnologie online, sì, abbigliamento no.
Meno. Meno. Ma sì, per me è più difficile comprare l'abbigliamento online. Ho provato un paio di volte con dei pantaloni e ho sempre sbagliato la taglia, ma tantissimo, cioè proprio delle cose che non mi sarei potuta mettere. Però puoi restituirli. Sì, sì, però cioè, mi sembra fare il reso, mi sembra veramente uno spreco di tempo e mi fa un po' fatica, devo dire la verità. Quindi diciamo online è difficile perché non puoi provare le cose e quindi puoi avere delle brutte sorprese. Sì, anche io una volta ho comprato un vestito e l'ho dovuto restituire spedendolo, quindi andare da un corriere, in effetti è un po' più faticoso, però le ragazze ad esempio comprano tanto online e trovano i giovani. Sì, i giovani. Sì, io ho tante amiche anche che comprano online, sono soddisfatte. Devi forse fare un po' l'abitudine, no? Forse anche avere un'idea. Beh, oddio, online trovi tantissimo, veramente tantissimo. Molta scelta. Hai molta scelta. Sei a casa, vai al computer, scegli, arriva una cosa, se non va bene la cambi, insomma, diciamo ha le sue comodità. Ci sono pro e contro, vantaggi e svantaggi nell'online. Beh, un vantaggio che è molto comodo, effettivamente, è comodo. Sì. Devo dire che il piacere di andare in un negozio, vedere l'oggetto, toccarlo, provarlo e poi anche di trovare magari non lo so, l'online ti propone anche, internet ti propone, no? Quello che sa che ti può piacere. Nel negozio puoi avere anche la sorpresa di trovare qualcosa che non avevi pensato, no? E che non ti eri immaginata. Fuori dall'algoritmo. Esatto, fuori dall'algoritmo. Ottimo. Ma voi seguite la moda? No. No. Direi di no. Beh, magari uno stile personale c'è, qualcosa, uno stile personale, però la moda è un'altra cosa. Sì. Tu? Ma no. No. Però devo dire che invece ogni tanto avrei piacere di cambiare il mio stile, di provare, no? Nuovi colori, nuovi, non so, abbinamenti. Sì, mi incuriosisce, ma poi invece compro sempre la maglia nera. Beh, c'è la cugina di Chiara. Esatto. Dobbiamo andare a Firenze e farci fare. No? E rispetto al passato, voi avete cambiato il vostro modo di fare shopping o cosa voi pensate dello shopping rispetto, non so, a qualche anno fa? È una bella domanda. Io mi viene in mente questo, che quando ero più giovane cercavo di comprare cose veramente molto economiche in negozi molto commerciali. Cercavo proprio di prendere una cosa carina, però a un costo molto basso. Adesso quando vedo qualcosa che costa davvero poco è difficile per me comprarla. Penso che ci sia un problema se costa così poco, di qualità. O di qualità o di sfruttamento del lavoro e quindi magari scelgo di comprare meno ma cose con una qualità migliore, o anche mi piace anche andare nei negozi dell'usato che prima invece non frequentavo, e comprare anche qualcosa di usato, anche di abbigliamento. Sì. Questo non l'ho mai fatto. Da giovane sì. Ecco, da giovane andavo nei negozi dell'usato, ai mercatini dell'usato vicino a Roma, io abitavo lì, e c'era Porta Portese, quindi camicie enormi, eccetera. No, poi no, adesso non compro più usato. È vero che cerco di comprare cose che magari sono un po' più di qualità, non tanto, perché quando mi dicono questa cosa ti durerà tutta la vita, dico no, io voglio cambiare. Per cui ecco, sì, una via di mezzo, che si autodistrugga, che sia biodegradabile. Ma e sentite, invece
invece per quanto riguarda non lo shopping dell'abbigliamento, degli oggetti per la casa, ma fare la spesa. Sì, che fare la spesa intendiamo proprio comprare cibo, detersivi, cose per la casa, per insomma andare avanti. Quindi la casa. parliamo del supermercato in generale, principalmente e del mercato. E del mercato. Voi come vi organizzate? Dove fate la spesa? Io vado al supermercatino sotto casa, perché un tempo dicevo, va bene, sabato vado nel supermercatone dove i prezzi sono più bassi, eccetera, ma dal punto di vista del benessere psicofisico era un disastro, perché passavo mezza giornata in questo grande supermercato, lontano, prendevo la macchina. No, preferisco andare al supermercato piccolo sotto casa, mi piace anche che mi conoscano. Quindi più volte a settimana o solo una volta? Vado una volta e spendo tanto, okay. e poi c'è sempre qualcosa che ho dimenticato, quindi magari una puntatina infrasettimanale la faccio, purtroppo. A te, Chiara, piace fare la spesa? Quindi lo fai volentieri? Allora, nel senso vuol dire non è no, non è sì. È un mix. Esatto, cioè quando ho tempo mi piace fare la spesa, però invece se è di solito nel fine settimana, però se ho molte cose da fare, diciamo, preferirei di no, però dobbiamo per necessità, esatto. Però ho la fortuna di vivere in un posto dove viene fatto spesso il mercato, dove ci sono i contadini che hanno i loro prodotti agricoli e quindi ho la possibilità di comprare la frutta, la verdura, i formaggi freschi. E devo chilometro zero. A chilometro zero, e quindi insomma questa è una grandissima ricchezza, devo dire. E poi un po' di supermercato per i detersivi, insomma la pasta, i biscotti, insomma altre cose. Sì. E tu? Sì, anch'io. Io faccio la spesa al supermercato una volta a settimana più o meno e prendo tutte queste cose che durano nel tempo, no? Non prodotti freschi, prendo la pasta, i biscotti a lunga conservazione. Esatto, e ne prendo tanti così non devo tornare, perché il supermercato è un po' lontano da casa mia, quindi devo avere tempo. Non posso fare come Silvia una puntatina in settimana, quindi faccio una grossa spesa al supermercato, poi vado più volte a settimana dal contadino, quindi al mercato o da un contadino che ho vicino a casa per prendere il resto, frutta, verdura, i formaggi anche, le uova, esatto. Siete bravi, anche perché devo dire che al supermercato tutti i prodotti, cioè molti prodotti freschi sono invece messi in confezioni dove viene usata la plastica e quindi questo non è molto ecosostenibile, devo dire. Sì, poi forse anche la qualità di frutta e verdura del supermercato non è sempre altissima, ma dipende, sì. Perché c'è molto acquisto, molto giro di persone, quindi magari dipende magari anche dal supermercato. Non c'è una grande varietà, o comunque è vero, non hai la sensazione della freschezza forse, no? Che ti dà il contadino sotto casa, però magari è solo una sensazione. Poi rispetto al passato, cioè quando io ero più giovane esistevano più negozi alimentari, quelli piccoli, dove trovavi frutta, verdura, formaggi, latte fresco, trovavi un po' di tutto, no? Era un mini supermercato che oggi però sono rari e molto costosi, no? È più vero, costoso fare la spesa. Il negozietto è più magari le primizie, cioè la frutta, la verdura che non è proprio ancora di stagione, ma la vendono e costa anche parecchio, è molto cara. Sì,
Però tornando un attimo all'abbigliamento, se posso. Sì, è venuto in mente qualcosa. Mi è venuta dici. in mente una cosa. Dici. Ma voi fate mai pulizia dei vestiti li regalate, li buttate? Perché io continuo a fare, no, estate, inverno, tiro fuori d'estate quelli estivi e poi li rimetto nell'armadio, Tutti. tali e quali, tutti. Il cambio stagione. Il cambio stagione, è vero, e non butto mai via niente, però ogni tanto dico, ma no, questo cambio l'ho fatto avanti e indietro 2 o 3 volte e non ho mai messo queste cose. Quindi, non so, voi cosa fate? Vai, Chiara. Dai. Allora, no, io faccio parte di una catena, cioè sono dentro una catena di passaggio di vestiti, per cui a me arrivano dei vestiti, spesso anche tipo da mia madre, e poi io per un po' li tengo e poi li ripasso alle volte a delle amiche, alle sorelle, alle cugine, quindi Alle colleghe. amiche. Perché Chiara mi passa i suoi vestiti quando lei non li usa. Esatto. Io volentieri li prendo e se Esatto. c'è qualcosa che mi piace lo indosso. E a mia volta io faccio parte di questa catena, per cui quando ho qualcosa che non lo uso poi lo passo ad altri. Perché a un certo punto i vestiti però Vabbè. non ce la fanno più, Sì, sono infatti. distrutti così, allora in quel caso li metto nelle colonne, nei bidoni, Sì, sono dei dei Contenitori. contenitori, dei Dei che vestiti raccolgono, vestiti, sì. dove Sì, viene fatta la sì. raccolta. Io li portavo in questi bidoni dove vengono raccolti i vestiti, quelli appunto che sono in uno stato, sono usati, insomma non sono più mettibili. Però poi ho smesso perché mi sono accorta che non li raccolgono, cioè non li raccolgono quasi mai, no? Allora li porto in un'associazione che so, insomma, che posso andare in qualsiasi momento, lasciarli lì, loro raccolgono e danno a chi ha bisogno, distribuiscono, ecco. Sì, a volte se i vestiti sono molto rovinati non li danno alle No, persone, ma li infatti, usano per creare per riciclare altri qualcosa. materiali. Esatto. Una buona cosa. Puoi fare così, Silvia? Abbiamo qualche Tagli consiglio. tu i vestiti e poi faccio una bajour. Bene, direi che abbiamo parlato Esaurito. tanto di Sì. shopping per quel che possiamo, perché noi non siamo, come si dice, shopaholic, Shopaholic. forse. Dipendenti dallo shopping. Maniache dello shopping. Sì, non abbiamo questo problema. E Però- voi invece, che di solito dove fate shopping online, nei Vi negozi? piace? Quando lo fate? Nei saldi, nel Black Friday o non so, raccontateci qualcosina della vostra passione per lo shopping. Scrivetelo nei commenti. Bene, ci vediamo al prossimo video di conversazione. Ciao ciao!